gentilmente ospitati dalla Acre di Sant'Olcese, la società storica. Ora poi ci direi, penso siamo sui 100 anni, se non di più. Ivana Biaggi, non parente di Max, ma è maleducazione mangiare mentre. Però scusa, io l'assaggio del salame. Mi sento un po' Antonella Clerici. Ma diciamo che purtroppo la giornata col tempo brutto non è andata come le aspettative, perché avevamo preparato tante cose per questo evento e la pioggia ovviamente ha ridotto tutto quanto. Certo. Speriamo che durante il giorno migliori e noi siamo disponibili a continuare ovviamente. Siamo reduci dalla sagra della ciliegia che è andata molto bene. 2 giugno, la settimana scorsa. È il risultato? Esatto. Perché Ivana, queste sono ciliegie. Con la rimanenza delle ciliegie della sagra, una signora, la Clara, ha fatto la marmellata e questa mattina è venuta, ha fatto le crostate con la marmellata della sagra delle ciliegie. Quando si dice chilometro zero, questo è il vero chilometro zero. Questo è il vero chilometro zero. E Ivana è stata così gentile che queste poi ce l'ha omaggiate e noi ce le mangeremo. Per rendervi conto di quanto è buona. Scusa, io ho visto che siamo in un blog, faccio un po' la Clerici della situazione. Io non. Com'è? Non fingo, Ecco, l'altra volta venivano sfornate continuamente, quindi si mangiavano calde ed erano sicuramente migliori. Queste sono state cotte questa mattina e vabbè, ovviamente adesso sono a temperatura ambiente. Ottimo. C'è Gennaro, il mio collega operatore, che ci sta invidiando tantissimo perché io mangio, lui invece lavora. Vabbè, finito. Lui è come quello che ha le feste quello che ha le feste sta dietro, no? Ma mette i dischi o suona che non. Mentre gli altri si mangiano. Certo, gli altri fanno festa e lui penalizzato nella registrazione. Allora, parlavamo della società che ci sta ospitando, che gentilmente, un po' per il tempo, ma saremmo venuti comunque, anche perché mi dicevo, io venivo con la ragazzina, quindi per me sono posti abbastanza familiari. Abbiamo parlato con Simone Giacobbe, il vostro assessore. E insomma, la giornata oggi, nonostante la pioggia ora però sta smettendo, purtroppo il salame più lungo del mondo è stato tirato via prima della evento storico tra perché l'altro, i due salumifici si sono uniti per creare questo salame 40 metri, tra l'altro apprezzato da chi lo ha assaggiato. Probabilmente verrà dato come posso dire? Beneficenza, esatto, non mi viene la parola, verrà dato in beneficenza, venduto e ricavato dato in beneficenza. Domanda importante, questo, uno dei due salumifici a Parodi, l'altro Cabella. Allora, sono ancora tutti vivi? Allora, perché se no è una rivalità storica. No, allora. Non è che sono volate le armi. No, il signor Cabella Gino è ancora vivo, certo. Mentre invece il signor Parodi Federico purtroppo è venuto a mancare quest'anno. Sì. E quindi hanno ereditato questa attività alle figlie. In questo caso la Manuela è quella che si dedica alla produzione e poi appunto questo evento che li ha uniti. Mi piace un po' di pepe, tanto non lo diciamo a nessuno. Fra i due quali preferisci tu? Però. Diciamo che sono buoni. Noi anche per le sagre, per esempio fave e salame, noi compriamo il 50% di salame da uno e il 50% dall'altro. Abbiamo fatto contenti tutti. Esatto. Una vera democristiana. Esatto, perché ci sono solo due attività, è giusto che tutte e due abbiano e si sponsorizzino. Assolutamente. Poi sono validi tutte e due, quindi il problema. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Questa cosa della sagra della ciliegia che ogni 2 giugno è bellissima. Esatto. Tra l'altro quest'anno per le ciliegie è stata un'annata non felicissima per il del clima, ma come per tutte la frutta e verdura di stagione. Esatto, infatti erano carissime, abbiamo avuto difficoltà a trovarle, belle, perché dovevamo fare anche bella figura. Certo. E niente, però alla fine ce l'abbiamo fatta. La festa della ciliegia è dedicata più che altro alle famiglie, perché ci sono i ragazzi del gruppo Ciao ACR che hanno creato dei giochi come una volta, i giochi di legno, attività che sono rivolte ai bambini. Certo. Quindi attrazione anche per loro e poi ci sono gli spettacoli che hanno fatto delle ragazze che sono le Cherries Girl, hanno fatto questi spettacoli coinvolgendo i bambini, insomma una giornata molto bella
Poi musicale. quest'anno avete avuto la concomitanza del Giro dell'Appennino, che è passato di qui, quindi è festa stato doppia. un po' penalizzante perché comunque le strade chiuse, Qualcuno- molte persone vabbè, hanno certo. rinunciato. Hanno rinunciato. Però c'è stato anche quell'evento che Certo. ha fatto muovere un sacco di persone, sì, proprio qua davanti. Qui sono davanti. passati, esatto. Ascolta, invece due parole su questa società storica. Io ho detto 100 anni, poco più, ma forse non sono andato tanto lontano, vero? Sì, sì, qua esiste proprio da una vita, perché questa società. Ci ha visto passare generazioni e generazioni. Esatto, è un luogo di accoglienza dove le persone più anziane, compreso la buonanima del Sino Parodi, Certo. venivano a giocare alle carte Classico. la sera. Era un luogo d'incontro, lo è rimasto, ma in una maniera diversa rispetto all'inizio, perché comunque tutto è cambiato. Non vengono più a giocare a carte gli anziani. No, a parte che diciamo, gli anziani ormai non vengono più perché vengono più. con l'età la sera non escono, frequentano anche meno la società. Certo. E non c'è stato quel giro perché i giovani tendono a non frequentare più di tanto le associazioni in generale, perché noi ci rapportiamo anche con l'ACLI di Genova No, beh, è e un problema si cerca comune, certo. di inventare un qualcosa, ma è difficile perché gli interessi sono diversi. E beh, questo aggeggio che non ho in mano ha portato via tanta utenza. Esatto. Un po' è questo quello. aggeggio, questo. E poi comunque appunto ci sono delle distrazioni. Molti preferiscono andare fuori piuttosto che rimanere a Sant'Olcese e forse è anche comprensibile perché Però la tua società, dico la tua perché sei Sì, presidentessa da quanti anni? dal 2017. Qualche 6 anni. Quindi. È un po' un'isola felice, nel senso che tanti giovani è un po' tipico dei paesi, però tanti giovani si radunano qui, il bicchierino, la cosa, Sì. la merendina, il panino. Certo, sì, quello lì sì. È una no? Poi diciamo che il sabato e la domenica vengono i motociclisti, vengono sì. i ciclisti, passano, prendono il panino, il gelato, Certo. ma magari anche qualche famiglia si mette in terrazza nelle belle giornate. Sì. Se arriverà l'estate, magari. Certo, ora poi che il trenino è ripartito, no? Ora che il trenino è ripartito. Che porta anche turisti comunque, è vero che è un trenino di pendolari, ma dicevamo prima, comunque il movimento turistico Sì, c'è. sperando molti si che fermano. duri, che non lo aprano Speriamo, adesso dai. e non lo chiudano tra qualche Ecco, il mese. 10 giugno 2023 è riaperto dopo 1 anno e mezzo, mi pare. Sì. Cioè, adesso... Perché adesso si viaggiava misti, cioè Sì. fino a un certo periodo con Genova-Rente. Sì. E adesso è misto, il misto. trasporto è misto. Lo prendi fino a un certo punto, poi sali sul trenino e arrivi a Manin col trenino. Perché il problema è stato il dissesto idrogeologico della vallata, no? Ma sì, perché parlavano di traversine sì. che non erano Non sicure, erano e sicure. poi visto che si passa attraverso un ponte romano, insomma, rischiare la vita Sì. e allora hanno deciso di fare questa manutenzione Certo. e voilà. E voilà. Hanno offerto anche un bellissimo box che noi abbiamo con dei prodotti locali buonissimi, però noi abbiamo fatto anche di meglio perché chilometro zero, chilometro zerissimo, Esatto. salame credo che sia quello, non sappiamo. Qual è? No, è di Parodi. Parodi, perfetto. Parodi lì. Esatto. Che... Ivana, che dire, è stato un piacere. Anche per me, a presto. Noi ho chiesto all'assessore se questa atavica rivalità con Casella è stata un po' Casella? avete Perché sepolto io un non po' la sono scia di di guerra. Sant'Olcese. Ah, ok. Di dove Sono sei di tu? Sesti Ponente. Quindi sei proprio... Vivo qua da un po' di anni, Ok. però sono di Sesti. Sì. E come mai hanno affidato come si direbbe da queste parti, una foresta? Nel senso, in una effetti, forestiera. È una cosa tipica. È strano, esatto, perché nei paesi... No, ma perché mi dedico molto alle cose Ok. e quindi pare che i risultati siano anche abbastanza buoni, perché abbiamo fatto tante cose per l'ACLI, tanti miglioramenti. Certo. Queste feste che portano ad incrementare, a rinnovare delle cose e quindi... Ottimo. Ivana Biagi, presidentessa, si può dire presidentessa ancora, Sì. no? Presidente ACLI Sant'Olcese, società storica, e grazie. Grazie a te. mille. Ciao, Grazie. arrivederci. Buongiorno a tutti.